Alessandro Agostini e voglio parlarti oggi della tecnica slide. Come si costruiscono gli accordi maggiori e minori sulla tastiera. E analizziamo un momento due posizioni base. Abbiamo due forme. Questa che ha la tonica sulla sesta corda, poi hai la quinta qui sulla seconda e sulla quinta corda e la terza che va sulla terza corda. Questa è la forma che viene realizzata interamente con il bottleneck. Vedi, noi cerchiamo sulla sesta corda l'accordo che ci interessa, e questo essendo un open D hai il Re, Mi, Fa, Sol. Quindi se io devo eseguire un Sol maggiore farò così: Fa maggiore, La maggiore, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. L'altra forma d'accordo, può esserci comodo avere un'alternativa, ha invece la tonica sulla quinta corda ed è fatta, ovviamente non è più possibile usare il bottleneck ma le dita, con questo percorso che vedi. Tornando alla nostra tastiera, sappiamo che sulla quinta corda abbiamo un La, quindi Si, Do, Re. Se io devo fare un Re maggiore ricostruisco quella forma in questo modo. Ovviamente userò solo tre corde. Posso spostarmi sull'altra parte alternativa ovviamente anche qui avremo Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol. La, 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 viceversa. Andiamo avanti fino a trovare la soluzione minore. Ecco, abbiamo le due forme che hanno una modifica che consiste nella terza che scende di mezzo tono, ovviamente sia nella prima forma che nella seconda. Quindi andiamo a vedere come andiamo a modificare la prima forma. Prendiamo per esempio un La. Qui utilizziamo questa tecnica non facilissima che consiste nello schiacciare la corda corrispondente alla terza, vedi? Schiacciandola il bottleneck non la tocca più, maggiore, minore, quindi avremo La minore, Sol minore, Do minore, Si minore, La minore e così via. Nella forma con la tonica sulla quinta corda, prima la terza era qui o qui, anche qui abbiamo abbassato la terza di mezzo tono. Quindi se torniamo a fare il nostro Re, che prima come maggiore era fatto così, come minore adesso va eseguito in questo modo: minore, maggiore, quindi Re minore, Do minore, Mi minore, minore. Il maggiore è così. In questo modo possiamo fare qualsiasi canzone. Per esempio, se io devo fare Knock 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 on the Neighbor's Door, Sol, Re, o così, La minore, Sol, Re, Do, l'altro Do, e così per ogni singola canzone. Chiaramente ho omesso, ma rivedremo in seguito, vedi un attimo di nuovo il video, tutte queste forme definite trio e duo
che sono gli agganci della pentatonica con i singoli accordi, ma che vedremo in seguito. Ok? Come vedete, penso che è intuitiva la cosa, la tecnica slide non è proprio semplicissima da padroneggiare. Vi invito quindi a consultare le 2 playlist principali basate sulle lezioni di base per avvicinarsi a questa tecnica che troverete nella schermata finale di questo video. Vi ricordo i miei 2 testi di base per imparare bene questa tecnica. Il primo è il metodo di chitarra slide, edito da Karish, disponibile solo in formato cartaceo con il CD allegato che contiene tutti gli esercizi e anche i files Guitar Pro per poter studiare con più comodità tutti gli esercizi del testo. E un altro che è il Method of Slide Guitar e Bottleneck, scusate la mia pronuncia non proprio perfetta, disponibile sia in formato ebook che in formato cartaceo. Qui tutti gli esercizi audio sono presenti gratuitamente sul mio canale YouTube in un'apposita playlist. Quindi lo slide è a vostra disposizione. Io vi do appuntamento al prossimo video per potervi aiutare ancora nell'avvicinarvi a questa tecnica. È difficile da padroneggiare, ma una volta presa in mano vi assicuro che è estremamente divertente lavorare con il bottleneck. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo video. Alla prossima, ciao!